Ragazzi, voi lo sapete che cos'è questa? Questa è la E8 World Spec di casa HB Racing, quindi il modello top di gamma da competizione brushless. In questo video, ragazzi, vi parlerò del setup base di questa macchina. Io ho fatto esattamente 4 gare con la E8 World Spec e so già che vi starete chiedendo: a darci il setup base con solo 3 gare? Molto semplice, il setup base non è farina del mio sacco, non l'ho sviluppato io. E vi starete chiedendo: chi ha fatto questo setup? Beh, mi sono affidato a chi con l'elettrico ci corre tutte le settimane e quindi ha fatto in totale molto più track time di quello che ho fatto io tra nitro ed elettrico messo insieme. Sto parlando di Michael Landolina, che ha sviluppato il setup che vedrete in questo video in collaborazione con Luciano Lorenzelli, che è un pilota che collabora con lui. E voi mi direte: ma ti sei fidato così di Landolina? Sì, bravo, dai, ma non puoi fidarti. Come sapete, ragazzi, io non faccio niente per caso, non mi sono fidato alla cieca, ho avuto tantissimi riscontri di persone che l'hanno utilizzato come setup base per la E8 World Spec e si sono trovati tutti veramente bene. Ovviamente, ragazzi, questo non è un dogma. Dovrete sicuramente affinare le varie regolazioni per il vostro stile di guida, per il vostro modo di guidare e per la pista e le condizioni della pista che andrete a trovare. Però vi posso garantire che questa è un'ottima base di partenza per la piattaforma E8 World Spec. Pensate, ragazzi, non ho prodotto ancora un setup per la D8 World Spec, quindi per la versione nitro, che l'ho usata molte più volte rispetto alla macchina elettrica, e ho deciso comunque di darvi un setup per la E8, quindi pensate quanta fiducia ho in questo setup, soprattutto, ripeto, vedendo il feedback di voi utenti. Ma entriamo subito nel vivo seguendo il foglio setup e andate a vedere tutte le misure parametro per parametro che mettiamo ad ogni riferimento del foglio setup. Andiamo! Eccoci qua, ragazzi, con la nostra E8 World Spec. Guardate che spettacolo questa macchina. Iniziamo, ragazzi, subito dall'ultimo parametro in basso a destra sul foglio setup, che sono i differenziali. Qua molto semplice, ragazzi, abbiamo un 12.000 all'anteriore, un 10.000 nel centrale e un 5.000 nel posteriore. Passiamo adesso alla parte ammortizzatori, dove abbiamo, ragazzi, 5 fori per 1,5 all'anteriore con membrana standard, olio 400 CPS consigliato e molla oro. Abbiamo invece al posteriore 5 fori da 1,6 con membrana standard, molla blu e olio 450 CPS. Questo, ragazzi, è da ritenersi appunto un setup base, quindi ad esempio adesso nel periodo invernale stiamo calando i nostri oli andando con 350 all'anteriore e 400 al posteriore. Passiamo adesso, ragazzi, alle geometrie dell'avantreno. La torre è quella World Spec standard. L'ancoraggio degli ammortizzatori sulla torre è al secondo foro più basso, il numero 2, mentre sul braccio è nel foro esterno, ancora il numero 2. L'ancoraggio della barra antirollio è nel foro centrale e il camber link, il tirante, è ancorato nel foro 3, quindi il penultimo alto sul lato interno, e nel foro C, quindi quello tutto esterno, sulla C. Le C sono da 22 gradi e mezzo e i fuselli sono quelli da 6 kpi. Abbiamo la piastrina sterzo del fusello 4 dot, quindi quella di serie, con ancoraggio del tirante nel foro A, quindi quello più verso il retrotreno. Le boccole sono le classiche 2 mm superiori e 2 mm inferiori, e per quanto riguarda centro di rollio e kick up dobbiamo montare l'eccentrico con un pallino verso l'alto nella piastra A, quindi quella anteriore, e 2 pallini verso l'alto nella piastra B, quindi quella anteriore, posteriore. Il camber, ragazzi, è a 9,8 mm. Do la misura in millimetri, ragazzi, poiché in questo modo non necessita di nessun attrezzo per verificare l'angolo corretto. L'altezza da terra è 24 mm e la barra consigliata è 2,4. Il tirante della convergenza anteriore va a 30,2 mm.
La lunghezza dell'ammortizzatore è 107 mm e passiamo adesso al retrotreno. L'ancoraggio degli ammortizzatori sulla torre è al penultimo foro basso, il numero 2, sul braccio invece è sempre esterno, foro 2. L'ancoraggio della carrozzeria al foro 2 è il più basso. L'ancoraggio del tirante del camber è sulla parte interna al penultimo foro basso, il numero 2, mentre sulla parte esterna foro C, il più esterno. E le piastre di regolazione è la 5 dot, quindi quella di serie. Il supporto alettone è quello di serie, quello alto, e l'alettone è quello standard. Trascinatori standard e sul barilotto nella parte bassa un pallino verso il basso. Montato in posizione 0 wide. La misura del camber in questo caso è 29,5 mm, l'altezza da terra 26 mm, la barra posteriore 2,6 mm, l'estensione dell'ammortizzatore è 129 mm, gli eccentrici nella piastra C vanno 2 dot bassi e uno interno, mentre nella piastra D 2 dot alti, 2 esterni. Otterrete così un angolo di convergenza di 2,5 gradi. Attenzione ragazzi, perché in questo setup è segnalato niente carboni, quindi questo è un setup ottimizzato per usare la macchina senza piastre di carbonio sui bracci. Ovviamente ragazzi è una scelta che dovrete fare da pista a pista. Per quanto riguarda i bracci anteriori e posteriori sono entrambi standard, quindi la versione morbida, quella che trovate di serie nella macchina. L'ancoraggio delle batterie è quello più lungo possibile per le due batterie 2S oppure l'unico pacco 4S. Il passo posteriore va 1 mm dietro al barilotto e 1 mm davanti al barilotto. Per quanto riguarda gli spessori dei bracci, che regolano anch'essi l'interasse, 2 mm all'anteriore, 5 al posteriore, esattamente come scritto sul manuale. Stessa cosa per il davanti, 2 mm al posteriore, 5 all'anteriore, come scritto sul manuale. Le rondelline per il bump steer sono 2 nella parte esterna e 4 nella parte interna, e la corona è la 48 denti di serie con pignone 16 denti. Se andate su piste particolarmente strette potrebbe essere consigliato sull'anteriore posizionare il tirante sulla C nel foro centrale e portare la misura del camber link a 5,6 mm. Dovrete rettificare anche il tirante della convergenza anteriore portandolo a 31,5 mm. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Provate questo setup, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, quali sono stati gli esiti dei vostri test. Non prendetelo come un riferimento assoluto, ovviamente va personalizzato, come ripeto, da pilota a pilota. E noi ci vediamo il prossimo mercoledì per l'ultimo video dell'anno. Ciao!